Quando Rotislao morì, gli successe suo nipote, che fu subito attaccato da Andrea Bogoljubski di Suzdal, Andrea Bogoljubski di Suzdal, che era il figlio, vi ho messo infatti la freccia da qui a là, di Yuri Dolgoruki, di cui abbiamo parlato prima. Cosa fa questo Andrea Bogoljubski? Conquista e saccheggia Kiev. È un anno molto importante, il 1196, l'anno della distruzione di Kiev, della prima distruzione di Kiev che precede quella che sarà opera dei mongoli. Kiev viene distrutta, le chiese vengono incendiate, la popolazione maschile massacrata, le donne e i bambini deportati come schiavi. Pensate che per umiliare Kiev Andrea non vi trasferì neppure la sua residenza, preferendo restare a Vladimir nel principato di Suzdal, parleremo dopo della città di Vladimir, e lasciando che il figlio governasse a nome suo. Naturalmente il fatto che venga rifiutata come capitale è un'ulteriore dimostrazione del declino di Kiev. E naturalmente questi eventi del 1169 gravarono sulla storia dell'Ucraina. Molti storici sono propensi a considerarli, questi eventi, questo saccheggio, il momento finale dell'epoca di Kiev, prima della successiva invasione mongola. Ma il declino di Kiev non si spiega solo con le distruzioni. Nel X e nell'XI secolo Kiev era il polo attrattivo dei principati russi, il punto di arrivo delle strade da ovest, da nord, da est, il punto di inizio per arrivare in Grecia, per andare verso sud. Kiev era il centro della regione agricola più importante, ma ben presto le cose cambiarono. Kiev perse la via di comunicazione del basso Dnieper. Dnipro, vi ricordo che viene chiamato questo fiume dagli ucraini. Questa via di comunicazione fu conquistata dai Cumani. La Galizia e le terre dell'Alto Volga diventano centri agricoli rivali di Kiev, con una popolazione in forte aumento. L'Alto Volga era protetto dalle invasioni dei nomadi perché circondato da foreste e paludi. La Galizia e Suzdal non commerciavano solo con Kiev, ma rispettivamente con l'Occidente e con il Medio e Basso Volga. Kiev fu anche danneggiata dalla pressione dei nomadi. Come abbiamo visto negli ultimi decenni dell'undicesimo secolo, i Cumani si assicurano il controllo della steppa, in modo che il basso Dnipro, cessi di essere una facile via alla Grecia. Dopo la morte di Stislav nel 1132, l'avanzata dei Cumani riprende e la superficie agricola di Kiev si restringe ulteriormente. Alcune città di confine, che erano state importanti come Perejaslav, vanno completamente in rovina. La decentralizzazione del Principato di Kiev si accompagna all'emergere del feudalesimo e alla trasformazione dei contadini in servi della gleba. Dunque il saccheggio di Kiev da parte di Andrea è solo uno degli eventi, un evento negativo di un lungo periodo di degrado. Alcune zone di confine del Principato di Kiev iniziano a essere abitate da nomadi che i principati russi usano come mercenari, i Tork, i Berendei, i Kalpak neri. Anche dopo il sacco del 1169 Kiev continuerà ad avere un ruolo preeminente da un punto di vista culturale, resterà la città più bella per i suoi palazzi, la sede del metropolita e degli ordini religiosi più importanti, ma non sarà più il centro politico ed economico. C'è anche da considerare che nel 1204 i guerrieri della Quarta Crociata, vi ricordate, conquistarono e saccheggiarono Costantinopoli, abolendo provvisoriamente l'impero bizantino. Questo rese molto debole i vitali scambi commerciali tra Costantinopoli e il Principato russo. Emergono spinte centrifughe e l'affermazione di principati indipendenti da Kiev.